Facciamo un aggiornamento di calciomercato Inter perché il mercato dell'Inter sta esplodendo proprio in queste ore. Occhio a Zalewski che può portare ad una clamorosa plusvalenza e addirittura può sbloccare anche l'affare Lookman proprio in queste ore. Ci arrivano notizie contrastanti da Roma su Manu Koné di cui dobbiamo parlare. Attenzione ad Aslani, sono arrivate altre offerte per alcuni big della rosa dell'Inter. Dobbiamo parlare della difesa e non soltanto perché come sempre Ferragosto è uno spartiacque per il mercato, soprattutto in Serie A, e sta succedendo davvero di tutto. Quindi ben ritrovati amiche e amici interisti in questo nuovo episodio di oggi. Vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto clic sul tasto iscriviti. Dobbiamo volare verso i 100.000 iscritti, ci siamo vicinissimi, quindi mi raccomando iscrivetevi adesso. In più in descrizione trovate il link per iscrivervi gratis al Fantacalcio di Passione Inter con tante sorprese e regali per chi partecipa. Quindi iscrivetevi anche al Fantacalcio di Passione Inter se siete interessati. Partiamo da Zalewski, che è la vera notizia del momento e che può innescare un effetto domino importantissimo sul mercato dell'Inter e non soltanto. Su Zalewski c'è l'Atalanta. Atalanta che aveva provato a riprendere Gosens senza riuscirci e quindi ha avviato i contatti per l'esterno dell'Inter, un esterno che tra l'altro Juric aveva già allenato alla Roma e lo aveva fatto giocare parecchio, quindi lo gradisce. Ho avuto una conferma diretta e assoluta su questa notizia, quindi è tutto confermato. L'Atalanta sta davvero provando a prendere Zalewski. Di più, il giornalista esperto di mercato Matteo Moretto, che collabora con Fabrizio Romano, che forse conoscerete, poco fa ha aggiunto un altro dettaglio abbastanza clamoroso, perché l'Inter e l'Atalanta starebbero lavorando su Zalewski, ma addirittura delle cifre che vanno tra i 15 e i 16 milioni di euro. Quindi una cifra importantissima da capire se con i bonus, se è una cifra complessiva, totale, eccetera, ma è comunque una cifra molto elevata come valutazione per Zalewski, se consideriamo che l'Inter lo aveva riscattato a giugno per 6 milioni di euro dopo aver pagato 500 mila euro di prestito alla Roma. E anche qua c'erano state delle discussioni per questa valutazione così alta, perché comunque il giocatore era in scadenza di contratto a giugno, la Roma gli aveva rinnovato il contratto apposta per mandarlo in prestito all'Inter con questa formula. È un'operazione che tra l'altro consolida i rapporti tra Inter e Roma, perché poi l'Inter ha intanto accettato queste condizioni andando a pagare un giocatore che poi avrebbe potuto eventualmente prendere a zero, ma alla fine del prestito avrebbe anche potuto tranquillamente rispedire Zalewski alla Roma, e invece ha mantenuto la parola e lo ha riscattato ufficialmente. Quindi questo fanno le società serie, sempre per ricordarlo. Quindi il riscatto di Zalewski è arrivato, era un'operazione che francamente a me lasciava diversi dubbi, non perché non sia un buon giocatore, però un giocatore ecco, un pochino fumoso secondo me per il livello dell'Inter, ma soprattutto dopo l'arrivo di Kivu, che diciamo mi aveva aggiunto ulteriori dubbi ecco, sul ruolo di Zalewski nell'Inter, ed effettivamente si è capito abbastanza presto che Kivu non vede molto Zalewski e soprattutto non lo vede esterno, visto che lo ha fatto giocare da esterno soltanto per una decina di minuti nel finale della gara contro l'Olympiakos, ma perché mancava Carlos Augusto, si è fatto male Di Marco e poi comunque nonostante le due assenze aveva messo Luis Enrique a sinistra e soltanto alla fine ci ha messo Zalewski. Quindi Kivu lo vedeva più mezzala, l'ho fatto giocare mezzala, trequartista nel 3-4-2-1, quindi non da esterno, e per questo abbiamo capito ecco, che Zalewski era un po' un riscatto con qualche dubbio. Allo stesso tempo però, se vi ricordate, quando l'Inter aveva riscattato Zalewski vi avevo detto una cosa, da quello che so l'Inter riscatta Zalewski sia per gli accordi con la Roma, sia perché comunque era un'idea anche per Inzaghi, che poi però se n'è andato, ma anche perché era convinta che il giocatore avesse un valore di mercato superiore ai 6 milioni di euro, e quindi diceva è un'operazione vantaggiosa, posso prendermi a 6 milioni un giocatore che in realtà vale di più, con cui anche in pochi mesi, come effettivamente sta avvenendo, posso creare valore e una plusvalenza molto significativa. Non solo, però, perché automaticamente la prima cosa che abbiamo pensato tutti quanti quando abbiamo sentito questa notizia di Atalanta su Zalewski è stata o adesso, o la prima cosa che magari in tanti hanno pensato, adesso anche noi facciamo i vaghi con l'Atalanta, facciamo i duri con l'Atalanta, non facciamo il prezzo, oppure diciamo che lo vendiamo, poi diciamo di no, facciamo fare delle offerte a vuoto, eccetera, eccetera. Oppure, soprattutto, è evidente che quello di Zalewski è un nome, è una trattativa che può andare ad aprire gli spiragli finali per sbloccare la questione Lookman. L'Atalanta è ovvio, sa che se va dall'Inter chiedendo un giocatore deve anche intavolare un discorso per Lookman, devono tornare a parlarsi anche per Lookman. In questo senso, al momento la questione Zalewski è un'operazione slegata a quanto pare da quella Lookman, quindi Lookman da un lato e l'Atalanta va su Zalewski dall'altro, due cose slegate, però diciamo qui bisogna fare un po'
un po' di astuzia, dobbiamo avere un po' di esperienza sul mercato, nel senso che sono operazioni slegate soprattutto per evitare problemi con la UEFA, nel senso che mi sembra evidente che possa essere un'operazione molto simile a quello che stanno facendo Napoli e Udinese. Cioè, che cosa hanno fatto? Il Napoli qualche settimana fa ha preso Lucca pagandolo anche molto di più del suo reale valore, perché siamo sopra i 35 milioni di euro per un giocatore buono, ma che al momento non vale secondo me quella cifra. E adesso, guarda caso, l'Udinese sta comprando Khedira e Zanoli dal Napoli, due esuberi che verranno pagati bene, quindi sono operazioni slegate, ma abbiamo capito, ecco. Quindi la sensazione è che con Zalewski dentro l'Inter possa poi andare all'affondo finale per Lookman, con una valutazione che poi complessivamente accontenta magari l'Atalanta, così l'Atalanta ne esce ancora una volta mediaticamente della squadra che detta i tempi, i modi e le cifre. Allo stesso tempo però l'Inter poi non va effettivamente a spendere tutti quei soldi, o comunque li spende ma rientrano anche da Zalewski. Questo, tra l'altro, questa valutazione così importante di Zalewski libera anche ulteriore spazio da un budget che l'Inter già ha a disposizione, quindi è un budget che addirittura può aumentare ancora di più, considerando che in questo momento il Bologna si è inserito forte su Christian Aslani. Il Bologna sta bruciando soprattutto il Torino, che è bloccato dalle cessioni, ma non soltanto. Mi hanno detto che Bologna e Inter stanno lavorando ad Aslani, il Bologna sta trattando per un acquisto definitivo con l'Inter, che manterrebbe però una percentuale sulla rivendita. Non so purtroppo le cifre al momento di questa cessione, non so nemmeno la percentuale di rivendita, però la formula dovrebbe essere questa: cessione definitiva con l'Inter che incassa subito, in più mantiene una percentuale sulla rivendita di Aslani, appunto. Per cui incassi da Zalewski, incassi da Aslani, risparmi da Lookman, e il budget aumenta in attesa anche di sistemare Palacios, Taremi e forse un altro centrocampista in uscita, perché allo stesso tempo rimane l'idea dell'Inter di andare ad inserire in rosa un altro forte centrocampista, un altro centrocampista importante da aggiungere. È un'idea concreta in questo momento, e quindi il budget aumenta e ti permette di ragionare anche su un colpo importante, e so che qui il collegamento va diretto a Manu Koné, su cui vi dicevo ho notizie contrastanti. Il centrocampista della Roma, l'Inter ci ha provato concretamente, poi pare che i Friedkin lo avessero tolto dal mercato quando lo dicevamo l'altra sera, però ieri sera abbiamo sentito Gasperini dopo l'amichevole contro il Neom, la squadra saudita, che in pratica ha detto che non è vero che Koné è stato tolto dal mercato, cioè le dichiarazioni di Gasperini in realtà fanno capire che la Roma ha bisogno di vendere per il fair play finanziario, e con Koné ancora possono succedere delle cose nei prossimi giorni, tant'è che più di qualcuno sta dicendo che la mossa della Roma è stata un po' simile a quella dell'Atalanta, cioè cercare di incassare il più possibile da un'eventuale cessione di Koné. Quindi da quello che dice anche Gasperini pubblicamente, Koné può ancora partire. Devo dire, a proposito di notizie contrastanti, che dietro le quinte, come sapete, io ho un po' di collegamenti con il mondo Roma, con cui mi confronto spesso, e da Roma mi hanno detto che la società fa trapelare invece che è stato tolto dal mercato. Quindi pubblicamente queste dichiarazioni di Gasperini apre, dietro le quinte a me dicono che lo abbiano tolto dal mercato. Teniamo d'occhio comunque questa questione, perché l'Inter su Koné ci ha provato concretamente. Non dovesse essere Koné, non dovesse esserci margini per Koné, ci sono sempre i nomi di Frendrup e Mandela Keita del Parma, che sono più interditori come caratteristiche da tenere d'occhio. Il Corriere dello Sport oggi parla di Matt O'Reilly, centrocampista molto interessante, che però come caratteristica è un altro giocatore completamente diverso da questi che abbiamo citato, non gioca davanti alla difesa. In Serie A per me farebbe comunque la differenza come giocatore, però è un giocatore molto differente, quindi bisogna capire un po' che cosa si vuole fare. Per la difesa, infine, ieri sera, per chi era in diretta con noi durante Inter Olympiacos, vi ho dato questa notizia su Pavard. Chi c'era in diretta sa un po', diciamo, le modalità curiose con cui è arrivata questa notizia. Comunque aspettiamo, il Neom è una possibilità, anche questa società saudita, che però sta lavorando anche su Ndicà della Roma. Non so se riescono a prendere sia Ndicà che Pavard, per cui vediamo. Comunque Pavard è un'idea per il Neom, e Pavard quindi è una situazione da tenere d'occhio in questi ultimi giorni di mercato. In caso di partenza di Pavard, l'Inter promuoverebbe Bissac quindi a titolare, lì a destra, cosa che francamente mi incuriosisce, perché penso che Bissac intanto lo sto vedendo bene, molto reattivo, molto elettrico anche quando scende in campo, e poi secondo me se gioca con costanza può crescere molto come livello, anche a livello di attenzione durante la partita, ed evitare quegli errori che sono costati cari la scorsa stagione. C'è la pista Solé dell'Udinese da tenere d'occhio, perché
un difensore servirebbe se dovesse partire Pavard, e Solé secondo me può essere lavorato anche da centrale eventualmente, quindi eventualmente occhio a questa diciamo possibilità, occasione che si presenterebbe dal mercato. Nel frattempo la Gazzetta dello Sport, io su questa notizia alzo le mani, non ho conferme, vi ripeto quello che ha scritto la Gazzetta, ha parlato di un'offerta da 50 milioni del Chelsea per Bastoni che l'Inter avrebbe respinto al mittente in queste ore. Il Chelsea continua a comprare centinaia di giocatori e ci avrebbe provato anche per Bastoni. Il Newcastle ci avrebbe provato per Frattesi con un'offerta da 35 milioni. E qui l'Inter l'ha respinta. Io, da quello che ho capito, Kivu comunque su Frattesi ci vuole lavorare. E stiamo vedendo un Inter con delle mezzali molto incursori in questo momento, quindi Frattesi si troverebbe anche bene con queste cose che stiamo vedendo nel lavoro di Kivu in questa preparazione estiva. Certo che se arrivano offerte e il Newcastle torna alla carica e potrebbe tornare alla carica, è da tenere d'occhio, perché ti permetterebbe magari di, se non riesci a piazzare Zielinski, che magari ci vuoi puntare, e lo abbiamo visto nell'amichevole contro l'Olympiakos, magari fai uscire Frattesi per andare a prendere un altro centrocampista con caratteristiche diverse, e lì il budget a disposizione aumenta, e quindi ogni discorso di Lookman più un altro colpo importante in mezzo più un difensore si riapre tutto quanto. E quindi sono ore caldissime, sta succedendo di tutto dopo Ferragosto, quindi ci aspettiamo un Inter ancora una volta protagonista. C'è stato un mese e mezzo di vuoto in mezzo, ma per il resto l'Inter in apertura e in chiusura di mercato può essere davvero grande protagonista. E allora io vi invito a cliccare sul tasto iscriviti se non l'avete ancora fatto. Vi aspetto nella community di Passione Inter, dove su passioneinter.club nelle prossime ore faremo un bel punto della situazione con un'analisi molto dettagliata sul mercato, quindi se volete partecipare anche voi venite su passioneinter.club, supportate il nostro progetto e accedete alla nostra community riservata, dove tutti quei commenti tossici che leggete in giro li lasciamo fuori. Dentro la nostra community si parla di calcio vero, si discute in maniera costruttiva e positiva, quindi vi aspetto nel club di Passione Inter. Nel frattempo vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.